prima applicazione artistica del Corespan è l'inserimento di bozzoli e coils. Nei video precedenti abbiamo visto come formare i bozzoli partendo da un filato fiammato in cui si ancorano queste strutture nella fase di ritorcitura. In questo caso dobbiamo preparare le fibre pronte per essere bozzolate. Una fibra che dà risultati molto interessanti per questo scopo è il cotone pettinato in nastro, perché come vedete è molto coeso, si strappa senza assottigliarsi ed è abbastanza rigido da rimanere in forma quando formeremo le spirali. Quindi andiamo a sistemare accanto a noi delle porzioni di fibre che devono essere indicativamente 8-10 cm di lunghezza, spesse quanto un dito e soprattutto ben compatte. Partiamo con la filatura del Corespan e andiamo avanti finché arriva al punto in cui inserire il primo bozzolo. Ora lasciamo la solita coda libera di fibre lunga pochi centimetri e inseriamo la punta del nastro di cotone tra le fibre ed il core. Pedalando lentamente, con la mano destra accompagniamo il bozzolo sul core, facendolo ruotare sia su se stesso che attorno al core in questo modo. Arrivati alla fine della fibra di cotone, agganciamo nuovamente le fibre da filare, che così possano intrappolare e mantenere ancorato il bozzolo. Per creare questa struttura possiamo in alternativa usare una lana dalla fibra sottile e compatta come la merino ultrafine, che manterrà facilmente la forma gonfia dei bozzoli. Osservando il filato finito, si nota come i bozzoli di cotone spicchino molto bene, esaltando la lucentezza e setosità delle fibre. Oltre ai bozzoli, il Corespan è un filato che si presta ad incorporare anche altre forme e un esempio interessante potrebbe essere utilizzare fibre leggere e lucenti come la seta e il mohair, sfruttando la loro lunghezza e la facilità con cui si dipanano e incamerano aria. Proviamo a prepararci delle piccole quantità di fibre ben aperte e suddivise e iniziamo a filare il corpo di base del Corespan. Arrivati al punto in cui vogliamo formare il nostro inserto, agganciamo la punta del nostro batuffolo di fibre a quelle di base, ma con un'attenzione. Continueremo a filare le fibre del corpo del filato e contemporaneamente lasceremo che le nuvole si aggancino intorno ad esse. Una volta che il batuffolo di fibre del nostro inserto sarà al termine, lo agganceremo incorporandolo alle fibre di base, come abbiamo visto anche per gli altri inserti dei filati Corespan. La forma di questo filato, come possiamo intuire, potrà variare enormemente, anche solo cambiando la quantità di fibra da inserire nelle nuvole e soprattutto la tensione con cui le faremo agganciare sul filato. Abbiamo appena imparato che una delle caratteristiche del filato Corespan è che il suo aspetto risulta in superficie come un filo a capo singolo. Ora proviamo a vedere come si comporta se volessimo abbinarlo ad un filo di doppiatura. Autorep. Questo abbinamento di fili avviene in un singolo passaggio sul filatoio e si applica bene al Corespan poiché vedremo che il filo da avvolgere seguirà lo stesso percorso delle fibre, arrotolandosi anch'esso sul core. Questa tecnica è consigliabile quando avremo un po' di confidenza con il Corespan, perché le nostre mani dovranno riuscire a dosare le fibre e contemporaneamente controllare che il filo non si blocchi e o ingarbugli con il core e si distribuisca in maniera piacevole lungo il nostro filato artistico. Solitamente si sceglie un filo di grande effetto, come quelli metallici o comunque dai colori contrastanti. Saremo noi a scegliere che il filo abbia un passo costante e regolare oppure si disponga casualmente, anche senza aderire o incidere il corpo del filato.
Nel filato finito osserviamo come la presenza del filo artistico sovrapposto mette in risalto la disposizione delle fibre e dei colori. Ritorcitura Corspan. Se decidiamo invece di filare il nostro corspan e poi provare a ritorcerlo come se fosse un filato canonico, vediamo che cosa potrebbe succedere. Il fatto di aver avvolto delle fibre attorno ad un filo già finito e robusto renderà il corspan poco flessibile a modellarsi accoppiandosi al filo di doppiatura. Quindi la forma che andremo ad ottenere se manteniamo un angolo di ritorcitura medio sarà tendenzialmente una spirale rotonda e molto voluminosa. Scegliamo un filo di ritorcitura abbastanza robusto e non troppo sottile e proviamo a variare l'angolo di doppiatura come facevamo per i bozzoli. Teniamo quindi il filo di doppiatura diritto in linea con il foro d'ingresso del filatoio e manteniamo il filato corspan angolato di quasi 90 gradi. Vedremo che si forma un cordoncino a spirale molto stretta, come un unico bozzolo in tutta la lunghezza del filato. Nel filato finito risulta evidente come aumenti in modo considerevole lo spessore finale. Occorre quindi tenere presente questo aspetto nella scelta di questa tecnica. Queste varianti del corspan permettono di spaziare con le combinazioni di materiali e colori, creando filati da indossare o lavorare il meno possibile, come gioielli, in modo da non nasconderne la struttura e tutti i dettagli inseriti.